Bentornati sul mio canale. In questo breve tutorial vedremo come disegnare una scarpa di tipo ballerina a partire da una forma 3D precedentemente modellata in Rhino. Abbiamo aperto un file che rappresenta una forma per una scarpa da donna di tipo ballerina. Come prima operazione duplichiamo il layer contenente le superfici. Duplichiamo layer e oggetti. Rinominiamo il layer come upper o parte esterna della scarpa. Rendiamo attivo questo layer e nascondiamo il layer con la forma per scarpa. Come si può notare, questa superficie ha la curva di giunzione posizionata lateralmente. Quindi dobbiamo andare a spostarla in modo appropriato. Se scriviamo sim, compaiono diverse opzioni e andremo a scegliere Surface Sim. Selezioniamo la superficie. Come si può vedere, si può scegliere il punto di giunzione. Posizioniamoci sulla vista dall'alto, usiamo lo Snap Quad e posizioniamo la giunzione in questa posizione. A questo punto mostriamo il layer dove sono state disegnate le curve 2D, mettiamoci sulla vista laterale e andremo a usare questa curva per trovare la forma della nostra ballerina. Seleziono la curva, seleziono il comando proietta curve o punti di controllo, seleziono la superficie, lascio le opzioni in questo modo, delete input no, e do invio. Se torno su prospettiva vedo che è stata tracciata questa curva. A questo punto posso usare la curva per tagliare la superficie. Ho già ottenuto praticamente la mia scarpa. Nascondo ancora il layer con le curve 2D e posso semplicemente andare a sviluppare sul piano con il comando superficie sviluppa superficie UV che dopo alcune prove che potete fare risulterà essere il tipo di sviluppo più corretto rispetto allo sviluppa superficie sviluppabile, a squish e a smash. Seleziono la superficie, ricordatevi di non attivare esplodi sì, do invio. È possibile selezionare delle curve, lo vedremo nel prossimo esempio. Per ora non selezioniamo nessuna curva e confermiamo l'operazione. Nella vista dall'alto è possibile vedere come l'oggetto abbia sostanzialmente creato la forma della nostra scarpa. Sarà poi possibile orientare l'oggetto e andare a tracciare le varie curve.
Facciamo un'operazione che simula questo passaggio molto rapidamente, quindi prendo il comando linea, traccio una linea orizzontale, attivo lo snap fine e lo snap vicino, seleziono la superficie, prendo il comando orienta due punti, il primo punto sarà questo, il secondo punto sarà quest'altro, dopodiché andrò a selezionare due punti sulla linea. Da questo momento in poi le operazioni possono essere fatte in 2D, sarà sufficiente estrarre i bordi della faccia e poi andare a lavorare con le classiche operazioni che il modellista di scarpe fa sulla sagoma in 2D. Questa è la procedura più semplice. Se per ipotesi volessimo riportare anche delle curve proiettate, per esempio sulla punta, ho già preparato una curva di esempio, questa, posso andare a proiettarla sopra la mia scarpa, nascondo nuovamente questo oggetto, e a questo punto, nel momento in cui vado a sviluppare la superficie sul piano attraverso il comando sviluppa superficie UV, selezionerò la superficie, selezionerò la curva e confermerò lo sviluppo. A questo punto risulterà chiaro che sull'oggetto sviluppato, oltre ai bordi, saranno presenti anche le curve proiettate, in questo caso una curva proiettata. Se vado a orientare il mio oggetto orizzontalmente e vado a estrarre i contorni, sarà possibile vedere che qualsiasi altra curva potrà essere proiettata su questo oggetto. Con questo si conclude questo breve tutorial. Spero che vi sia utile. Arrivederci.